Jensen Huang ha mentito ancora. Strano, sarebbe la prima volta. 4090 performance at 549. Nel video precedente mi sono astenuto di proposito dal giudicare i volti del DLSS 5, perché non mi piace giudicare senza aver raccolto prima un minimo di informazioni e dati tecnici. Però, dopo l'ottimo video di Daniel Owens, penso di poter dare un primo giudizio, che più o meno posso sintetizzare con It is not looking good, bruv. Prima di tutto voglio precisare che non sono affatto contro l'uso dell'AI nel gaming, se usate in modo intelligente. DLSS nasce come tecnologia per le prestazioni, super resolution, poi frame generation, con l'obiettivo comune di migliorare il frame rate. Infatti la ricostruzione del DLSS genera un'immagine a risoluzione più elevata, o dei frame intermedi, ma con un risultato finale quanto più possibile fedele a quello non upscalato. Il problema è che quel genio di Jensen Huang ha creato confusione, perché ha dichiarato che il DLSS 5 non è post-processing, ma offre un controllo generativo a livello geometrico. Sentendo la parola geometria, mi sono frenato dal definirlo subito un semplice filtro, dando per scontato che l'algoritmo leggesse il G-buffer, cioè i dati geometrici della scena, per ricostruire la scena con precisione matematica. Matematica! E sarebbe eccezionale se il neural rendering di questa nuova generazione fosse così, ma fermi tutti, perché a smentire del tutto questa mia supposizione è arrivato Jacob Freeman, il GeForce Evangelist di Nvidia, che è stato messo alle strette da una domanda a mio parere perfetta. Il modello è limitato allo screen space o alla consapevolezza della geometria al di fuori? E sentite quanto è furba la risposta di Freeman. Non dice esplicitamente no, dice testualmente: DLSS 5 prende in input solo il frame renderizzato e i motion vectors. Un frame renderizzato, quindi un'immagine 2D dello schermo. È come uno screenshot, non ci sono mappe di profondità o dati su materiali fisici. A questo frame statico si aggiungono gli screen space motion vectors, delle frecce geometriche bidimensionali che indicano la direzione dello spostamento dei pixel. Non siamo nella geometria 3D, ma nella geometria piana. Ecco perché dice geometria, il furbacchione di Wang. Quindi, decodifichiamo la supercazzola. Cosa fa DLSS 5? Prende una foto dello schermo con allegate delle freccette direzionali per dare un'indicazione del movimento all'algoritmo. Poi, da questi due dati, chiede all'IA generativa di indovinare i riflessi della luce, i materiali, le forme 3D, ma da immagini e dati in 2D. Vi mostro un esempio lampante di questo. In questa scena abbiamo un'ombra che si confonde con il naso del personaggio e siccome l'IA ha solo l'immagine 2D, crede che quello sia un naso. Gli mancano i dati geometrici in 3D che definiscono la forma di quel naso, quindi sbaglia e lo trasforma in un naso più grande invece di usare l'ombra. Il problema è che gli artisti lavorano in 3D, questi dati sono pochi, quindi la rete neurale deve letteralmente inventare i riflessi della luce, i dettagli dei volti, scavalca totalmente l'immagine 3D, quindi l'intento degli artisti. Se non ricevi come input tutti i parametri in 3D, tutte le informazioni dell'opera, il risultato non sarà mai la materia digitale attraverso il quale i programmatori e gli artisti hanno scolpito il videogioco. Cioè, in parole povere, l'IA vede una faccia, una stoffa, dei capelli e prova a immaginare come dovrebbe apparire secondo il suo modello statistico, che a quanto pare è pure generico al momento, cioè non si può addestrare sui dati di un gioco specifico, da quanto sappiamo. E questo non va bene. Le promesse di Nvidia sul controllo artistico saranno dei cursori di intensità? Un poco più elaborati degli slider di Instagram per regolare i filtri? Poi oltre a questo c'è un altro problema, cioè Nvidia stessa, che ha già un bello storico coi suoi tentativi di forzare le implementazioni proprietarie e bloccare i concorrenti. Indimenticabile per me è il caso di Physics, dove Nvidia disabilitava gli effetti di Physics se nel sistema veniva rilevata una GPU concorrente, pure se il tuo PC era potentissimo e potevi far girare quegli effetti con la CPU. Quindi, o avevi una GPU Nvidia o vedevi un gioco completamente diverso. Ora, la mia paura è che questa storia si possa ripetere con il neural rendering, perché c'è un'altra risposta vaghissima. Microsoft sta implementando nel cuore di DirectX il machine learning. Alla GDC ha annunciato le DirectX Linear Algebra, per calcoli ML piccoli e veloci integrati negli shader, e DirectX Compute Graph Compiler, per far girare modelli di IA complessi nativamente sulla GPU. Anche su Vulkan, le API fondamentali per far girare i giochi su Linux e su Steam Deck, sta arrivando il machine learning, perché se Vulkan non supportasse questi standard aperti, strumenti come Proton non potrebbero funzionare traducendo le istruzioni dei giochi da Windows a Linux. Queste implementazioni permetteranno all'IA di lavorare direttamente nella pipeline del motore grafico, non come un filtro 2D su un singolo frame, cioè scrivi il codice una volta e poi ti gira nativamente bene su AMD, Intel ed Nvidia, così che tutti possano giocare allo stesso gioco. Secondo, e cito testualmente Microsoft, tutto questo senza sacrificare l'intento artistico.
Poi su questo bisognerà approfondire ulteriormente. Avere uno standard è una cosa buona, anche per far sì che tutti i giocatori possano avere un'esperienza visiva simile, che poi dovrebbe essere un obiettivo importante per chi crea l'opera. Ma quando gli è stato chiesto se queste tecnologie gireranno attraverso le DirectX anche su altri hardware, Freeman ha risposto: non abbiamo nulla da annunciare al momento. E già sappiamo cosa significa. L'unica altra spiegazione che mi viene in mente è che DLSS 5 sia una sorta di soluzione legacy per le schede video attuali. Non perché le schede attuali siano incompatibili con queste nuove soluzioni. Le nuove funzioni di DirectX sono progettate per sfruttare anche l'hardware delle generazioni attuali. AMD ha già confermato che gireranno sui Core Matrix già presenti in RDNA 3, anche se in realtà avranno solo alcune caratteristiche, mentre il supporto completo sarà per RDNA 4. E per quanto riguarda Nvidia, il supporto completo è garantito sia per la serie 4000 che per la serie 5000. No, il vero problema potrebbe essere che questi algoritmi sono troppo violenti, troppo pesanti per l'hardware della generazione attuale. E infatti, già solo per usare questa scorciatoia, con informazioni solo 2D a quanto pare, c'è voluta una 5090 dedicata. Da questo punto di vista potremmo vedere DLSS 5 come una soluzione tampone, ma allora non lo annunciate come il momento GPT delle GPU. Una mossa di marketing, un gioco di prestigio per convincervi a comprare adesso una scheda Nvidia, visto che il DLSS arriverà a breve, a fine 2026. Oppure, peggio ancora, l'ennesimo tentativo di Nvidia di iniettare nel mercato una tecnologia proprietaria in anticipo, prima della diffusione di standard aperti, come ha sempre tentato di fare Nvidia.